Questo che stai ascoltando è l'MV7X della Shure. Come suona questo microfono? È davvero il microfono giusto per far podcast? Scopriamolo insieme in questo video. Oggi siamo qui con l'MV7X, un microfono della Shure, uscito qualche anno fa, è un microfono che in molti definiscono il fratello minore rispetto all'SM7B. Allora, non è assolutamente comparabile, nel senso che sono due microfoni molto diversi. Ti faccio una premessa: questo che vedi è la versione X, cioè se riesci a vedere questo dietro c'è soltanto il cavo XLR. Perché ti dico questo? Perché c'è la versione MV7 che ha sia il XLR che l'USB e l'uscita cuffie. Allora, a me non piace il microfono USB. Se segui il mio canale, sai, ho fatto anche dei video dove sconsiglio di comprare microfoni USB. Però mi rendo conto che questi qui sono microfoni evoluti, che significa che hanno un'interfaccia dedicata, quindi un software dedicato dove c'è compressione, noise gate, deesser, equalizzatore, eccetera, eccetera, e suonano sicuramente molto meglio rispetto a microfoni come il Blue Yeti, prima maniera, quello che avevo anch'io, quello con il quale magari molti di noi abbiamo iniziato a far podcast. Ecco, sono microfoni USB sicuramente evoluti, però io non ho comprato quello, non mi interessano i microfoni USB, per cui quello che stai vedendo tu qui è la versione X, ovvero XLR. Ok? Perfetto. Fatta questa doverosa premessa, ti dico appunto che il microfono sta entrando pulito, quindi senza nessun effetto, dentro il Rodecaster Pro con un gain di 35. E non c'è nessun effetto applicato. In post-produzione, quando lavorerò in Final Cut per produrre il video, probabilmente alzerò un po' il volume. Oltre a questo non c'è nulla. Ok, ma perché ho comprato questo microfono? Allora, ho comprato questo microfono perché nella pubblicità che ho visto sul sito o anche sui canali YouTube di alcuni americani c'era questa Voice Isolation Technology. E quindi già questa cosa... Aspetta, che cos'è? È una promessa che questo microfono fa, cioè il microfono ti dice, ed è proprio scritto così sul sito, il microfono perfetto per stanze imperfette. È fichissima questa cosa, mi piace un sacco. Ora, molti dicono che è soltanto una questione di marketing per vendere più microfoni. Dal mio punto di vista, che ce l'ho qui il microfono, quindi lo sto provando e tu lo stai ascoltando, secondo me hanno creato qualcosa di molto buono, nel senso che non c'è nessun noise gate all'interno. Ma evidentemente il sistema con cui è stata montata la capsula, il barilotto e qualche altra cosa all'interno fanno sì che questo microfono non prenda tutti quei rumori esterni e sia assolutamente focalizzato sulla voce. Pur essendo un microfono cardioide, quindi non supercardioide o ipercardioide, ma semplicemente cardioide, questo microfono non prende nulla di ciò che è nella stanza. Quando l'ho comprato, l'ho attaccato al Rode PodMic, entrambi i microfoni attaccati, parlavo dentro il PodMic e sentivo qualsiasi cosa, parlavo qui dentro, non sentivo nulla, soltanto la mia voce ovviamente. E questa cosa ci sono rimasto. Perché non me l'aspettavo? Sai, ho provato tanti microfoni come il Presonus che ho lì, tanti altri microfoni tipo questo, ma questo, ti devo dire la verità, è molto particolare. Quindi, se è vero che questa Voice Isolation Technology, bla bla bla, insomma, nome fico per descrivere qualcosa, lo fa. Però questa promessa viene mantenuta. Quindi se tu registri in un ambiente non acusticamente trattato, questo microfono, se ti piace come suona, è perfetto. Perché si concentra soltanto sulla tua voce, eliminando tutto ciò che c'è fuori. E diversamente da altri microfoni sui quali magari devi applicare un noise gate, magari non lo sai utilizzare troppo bene, o il noise gate viene settato in maniera sbagliata, oppure c'è troppo rumore, si sente proprio il taglio quando tu finisci di parlare, fa non so se hai notato, parli e non c'è rumore, c'è soltanto la tua voce, poi finisci di parlare e si chiude. Il noise gate non è semplicissimo da settare, ok? E soprattutto se hai troppi rumori e lo setti in un certo modo, la voce viene fuori innaturale. Questo invece no, perché non è un noise gate, non ha un noise gate al suo interno, ma evidentemente la capsula, la costruzione, la risposta in frequenza fanno sì che sia un microfono incredibile da questo punto di vista. Altra cosa che mi piace molto di questo microfono
è che è un microfono molto orientato sulle medie, non sulle frequenze alte, ma sulle frequenze medie. Questo che vuol dire? Vuol dire che, fermo restando ti può piacere o non ti può piacere, però essendo un microfono orientato sulle medie, fa sì che non sia troppo squillante, non sia troppo enfatizzato su quelle frequenze che poi magari vanno a influenzare anche le S e quindi le sibilanti, eccetera, eccetera. Mi piace molto. Ho fatto il paragone, e poi pubblicherò anche un video su questo, con il PodMic, e sono due mondi completamente diversi, proprio all'opposto. Cioè il PodMic è super chiaro, questo qui è molto medioso. Ovviamente entrambi i microfoni in post-produzione con un'equalizzazione puoi farli suonare in maniera diversa. Allora, questo mi piace molto. Ha un taglio molto netto nelle basse, come puoi vedere nel grafico che ti sto mostrando, ha un taglio molto netto nelle basse e nelle alte, forse anche questo influisce appunto nel suo essere super silenzioso. È un microfono che mi piace molto. Non è assolutamente paragonabile al suo fratello maggiore, sono due cose completamente diverse. Quello è molto più... ha una risposta in frequenza maggiore, secondo me è anche più caldo rispetto a questo, è un'altra cosa. Questo però suona assolutamente bene, a me piace veramente tanto, e lo sai, io sono sempre molto critico sui microfoni, ma questo mi piace veramente tanto. L'unica cosa che non mi piace, anzi due cose che non mi piacciono, sono: uno, questo. L'SM7B, lo sai, c'ha l'attacco per il cavo qui, nel collo di questa U che vedi qui, e quindi è molto più comodo. Questo qui ce l'ha dietro, quindi c'è questo microfono sporgente così dietro, è veramente brutto. L'altra cosa che non mi piace è la spugna. Ok, questa spugna, adesso stai sentendo la mia voce senza spugna, quindi puoi anche effettivamente notare la differenza, come suona. Ovviamente adesso è più chiaro il microfono. Questa spugna non è assolutamente granché, è molto sottile e guardata in trasparenza è molto... cioè non credo faccia benissimo il suo lavoro. Tanti YouTuber ho visto che sostituiscono a questa spugna quella dell'SM7B, che costa intorno ai 25 euro su Amazon, quindi non è una spesa eccessiva, e in tanti dicono che funziona di più, sia perché la qualità della spugna è migliore, sia perché è molto più lunga rispetto a questa, quindi c'è più distanza tra la mia bocca e il microfono. Insomma, questa spugna secondo me non fa benissimo il suo lavoro. Ok, ora voglio provare a farti sentire come rigetta le P e le B, quindi le plosive, perché secondo me con questa spugna non fa un buonissimo lavoro. Pizza, b, podcast, pizza, podcast, plosive, p. Senti? Non è proprio il massimo della vita questa spugna, però sicuramente con una spugna migliore non ci sono problemi. Io qui non ho la spugna dell'SM7B, ma aspetta, posso mettere la spugna del Presonus. Fermo lì. Okay. Allora, questo qui è il Presonus PD70 e tolgo la spugna. Questo è molto SM7B come forma. Proviamo a sostituire, puoi vedere le spugne, ok? Questa qui è la spugna dello Shure, questa qui è la spugna del Presonus. Entrambe... no, questa qui è migliore. Questa qui è migliore perché la senti proprio in mano, è molto più rigida. Proviamo a inserirla qui. Che figo, è perfetta, cioè calza perfettamente. E adesso prova a sentire le P e le B. B. Podcast, pizza, p. Mi sento sempre un cretino a fare queste cose, ma probabilmente funziona. Quindi le P e le B già con una spugna del genere si sentono meglio, ok? Funziona di più. Quindi ti basta sostituire la spugna. Se vuoi comprare quello originale della Shure del SM7B, che ti conviene perché è di qualità, costa intorno ai 20-25 euro, magari ti metto il link in descrizione. Rimettiamo la spugna originale. Ok, abbiamo rimesso la spugna originale. Adesso provo a parlare di lato del microfono in modo che tu vedi quanto questo microfono rigetta le fonti che provengono dai lati.
In questo momento sono a 4 dita di distanza dal microfono e dovresti sentire pochissimo la mia voce, o se la riesci a sentire, perché la voce comunque non va solo in questa direzione ma va anche nelle altre direzioni, quindi rientra dalla parte frontale del microfono, però insomma il suono dovrebbe essere molto molto basso. Provo a spostarmi anche da quest'altro lato, è la stessa cosa ovviamente, ma facciamo un test come si deve, un test completo. Ecco, anche in questo caso dovresti sentire la mia voce che rimbalza dappertutto e rientra, ma in realtà quello che arriva qui direttamente nel microfono dovrebbe essere pochissimo, quasi nullo, proprio perché questo microfono ha questa Voice Isolation Technology. Allora, questo microfono è leggerissimo. Io ho qui il Presonus sulla scrivania perché ho fatto un video anche su questo, e non so se in questo momento è già stato pubblicato o meno, ma credo di sì. E questo microfono, quando l'ho preso in mano per la prima volta, ho detto, oh mio Dio quanto pesa. Pesa 850 grammi. Il PodMic pesa 970 grammi, questo pesa 500 grammi. È leggerissimo. Infatti la prima cosa... ho posato il Presonus. La prima cosa, quando ho preso in mano questo microfono, è stata una sensazione strana, perché mi aspettavo, dopo aver preso il Presonus, dopo aver preso il PodMic, mi aspettavo un microfono pesante. In realtà è leggerissimo, 500 grammi è la metà del PodMic. È veramente leggero, quindi la prima sensazione è una sensazione strana, perché dici, ma dentro c'è qualcosa in questo microfono? Però poi l'attacchi e funziona, quindi non c'è problema. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che spesso quando facciamo video e facciamo recensioni, anche io, spesso diciamo, vedi, è molto pesante, quindi sicuramente sarà ben costruito. Non è sempre vero, cioè il fatto che sia pesante, che vengono utilizzati materiali pesanti, non vuol dire che poi la qualità sia migliore. Okay? E questa è la dimostrazione, perché sono 500 grammi soltanto. E tu che cosa ne pensi di questo microfono? Nel senso che a me piace molto, però mi farebbe piacere se tu mi scrivessi nei commenti cosa pensi di questo microfono. Fermo restando la mia voce, fermo restando l'ambiente nel quale sto registrando, però secondo me questo microfono suona bene. Sicuramente è medioso, come ci siamo detti prima, quindi se tu preferisci un microfono super chiaro che enfatizza le alte e quindi rende la voce un po' più intellegibile, questo non è il microfono che fa per te. Quindi, per capirci, se ti piace il PodMic non può piacerti questo, perché sono due microfoni completamente all'opposto. Farò un video prossimamente sul canale dove metto appunto in paragone questo, il Presonus e il PodMic, perché sono i primi che ho a portata di mano. Quindi fammi sapere che cosa ne pensi, se magari già lo possiedi, e farò un prossimo video nel quale ti faccio vedere anche come dentro il Rodecaster Pro come aggiungere compressione e quant'altro per renderlo ancora più bello. Una cosa che ho utilizzato, non ti faccio vedere in questo video ma nel prossimo, nel Rodecaster c'è, lo sai, ci sono montati dentro degli effetti della Aphex, c'è l'Aural Exciter che è un enfatizzatore di frequenze alte. Ecco, in questo caso mi piace molto come lavora, perché enfatizza certe frequenze e quindi lo rende ancora più gradevole, cioè va a colmare un pochino quella mancanza di frequenze alte, fermo restando la rotondità del suono. E mi piace molto perché è molto scuro, il microfono potremmo dire molto notturno, molto scuro, ecco. E sinceramente, avendo il PodMic, un microfono scuro mi fa molto piacere, quindi sono contento dell'acquisto. Va bene, allora credo di averti raccontato tutto su questo microfono, soprattutto te l'ho fatto ascoltare, quindi adesso hai un'idea più chiara di questo microfono come suona. Fammi sapere se ti piace, se non ti piace, se lo possiedi già e quant'altro. Io per oggi ti saluto, ti do appuntamento la prossima settimana, ma prima ti chiedo di iscriverti al mio canale, laddove non l'avessi ancora fatto, e di cliccare sulla campanellina in modo da essere sempre aggiornato sui miei prossimi video. Per ora è tutto, alla prossima, buona registrazione!